Bentornati in un nuovo video. Continuiamo i nostri video girati qui a bordo della Ford Puma Gen-E. Se vi siete persi le puntate precedenti di questa serie dedicata al mondo dell'auto elettrica, vi lascio qui il link in alto delle schede della playlist che ho creato. Oggi parliamo un po' di autonomia di questa Ford Puma Gen-E. Ovviamente è un argomento un po' generale, quindi quello che potremmo dire su Ford Puma Gen-E potremmo dirlo anche per tutte le altre auto elettriche, diciamo, perché hanno lo stesso comportamento. Faccio questo video in seguito anche a una richiesta di un utente che mi scrisse tempo fa in un commento di un video precedente se potevo fare una prova reale e completa sull'autonomia reale della Ford Puma Gen-E. Faccio anche questo video a seguito di tutti quei commenti che vedo magari sulle pagine Facebook, commenti che un po' riguardano il dispiacere che si ha nello scoprire che effettivamente l'auto non ha l'autonomia in termini di chilometri effettuati con una carica di batteria, non ha l'autonomia dichiarata e sperata, e un po' rimangono delusi da questa autonomia così bassa e così diversa che ha rispetto alla dichiarazione di Ford sostanzialmente. E quindi questo video è per chiarire un attimo queste cose, per dirvi che io non farò mai e poi mai una prova di reale autonomia del veicolo, perché secondo me non ha assolutamente senso parlare di reale autonomia. Non c'è una reale autonomia, non è come un'auto termica dove tutto si può ridurre, fare una prova magari su autostrada, una prova in extraurbano e una prova in urbano, e così abbiamo dichiarato il consumo e l'autonomia del veicolo. Il consumo di un'auto elettrica, e quindi di riflesso anche l'autonomia, dipende da tantissime variabili, e basta toccare una di queste variabili che si passa tranquillamente da 20 kWh ogni 100 km a 10 kWh ogni 100 km, quindi si possono avere delle differenze enormi sostanzialmente. Quindi non farò mai una prova del genere, la lasciamo fare pure ai giornalai di mestiere che si mettono là, fanno tutte le loro provette, facciamo la prova in urbano, poi facciamo il tratto extraurbano, poi facciamo l'autostrada. No, io non farò questo. Vi dirò però alla fine del video qual è l'autonomia che ho riscontrato io nel percorso che faccio io quotidianamente. Questo anche per darvi un'idea e per vedere se vi trovate ovviamente anche voi con questi consumi. Nei prossimi filmati invece mi dedicherò più che altro a farvi capire come si può ottimizzare con il nostro stile di guida l'autonomia dell'auto, quindi aumentare l'autonomia riducendo ovviamente i consumi, perché è quello che bisogna fare. Per quanto riguarda il consumo dell'auto elettrica, vi dicevo, dipende da tantissimi fattori. Oltre che ovviamente dal percorso che si va a fare, quindi autostrada, strada extraurbana o strada urbana, dipende anche in prima battuta, proprio in primissima cosa, dalla temperatura alla quale il veicolo si trova, perché sostanzialmente la temperatura condiziona il funzionamento corretto della batteria. Le batterie delle auto elettriche per funzionare hanno bisogno di lavorare a una temperatura ottimale, che dovrebbe essere intorno ai 20 gradi. Di conseguenza, se la temperatura esterna è diversa, ad esempio siamo in inverno, la temperatura della batteria deve essere portata da una bassa temperatura a 20 gradi, quindi deve essere scaldata la batteria. Mentre se è estate, al contrario, potrebbe essere che è troppo calda e quindi viene raffreddata. Quindi le moderne auto elettriche sono dotate di un circuito di condizionamento con un liquido che scorre dentro la batteria e che serve per tenerla alla giusta temperatura. E questo sistema di condizionamento consuma energia dalla stessa batteria. Ok? Quindi la temperatura dell'ambiente esterno è fondamentale perché influisce sui consumi della batteria. Ma non solo. Siccome l'abitacolo, l'unico modo che abbiamo per riscaldarlo o raffreddarlo è utilizzare l'energia della batteria, non è come in un'auto termica dove buttate dentro benzina e praticamente 3/4 della benzina diventa calore in eccesso, viene smaltito dal radiatore e disperso nell'ambiente, dove appunto possiamo recuperarlo per scaldare l'abitacolo. Qui non c'è niente di tutto questo. Per scaldare l'abitacolo noi dobbiamo utilizzare l'energia cruda della batteria. Quindi anche quello è un fattore determinante, perché l'abitacolo si scalda con l'energia della batteria, e quindi in inverno e in estate, mezza stagione, questo fa sicuramente la differenza. Fa la differenza anche il fatto che
voi magari vogliate tenere in auto una temperatura da sauna, quindi se volete tenere 26 gradi d'inverno dentro l'abitacolo perché vi piace stare al caldo in canottiera con la macchina, è chiaro che i consumi aumenteranno, quindi non lamentatevi di questo, tenete delle temperature diciamo corrette, 20, 20 e mezzo, 21, massimo 22, ok? Non state in canottiera perché altrimenti poi vi lamentate dei consumi. Vedremo poi in estate poi cosa farà, perché adesso io sto provando in inverno, quindi con il riscaldamento. Vedremo con il raffrescamento dove appunto funzionerà il compressore del clima. Vedremo come si comporterà e ve ne parlerò. Poi altre variabili che entrano in gioco nei consumi della batteria e quindi poi di riflesso nell'autonomia, sicuramente il nostro stile di guida. Cercare di guidare in modo predittivo, quindi prevedendo gli incroci, le rotonde, i semafori, aiuta sicuramente il consumo di energia, ma questo lo è anche nell'auto termica. Sostanzialmente, se si guida in maniera predittiva, anche in un'auto termica si riducono i consumi. Un'altra variabile in gioco che ho visto è il fatto che riguarda sempre poi, se vogliamo, la temperatura, se tenete o no l'auto in garage. Tenere o no l'auto in garage fa la differenza anche questo, perché se tenete l'auto in garage, la temperatura del garage, anche se non è riscaldato o raffrescato, è diversa da quella dell'ambiente esterno e di conseguenza la batteria si trova già più vicina alla temperatura corretta di funzionamento, quindi lavorerà meno per tenerla alla temperatura corretta. Poi se la tenete in garage avete anche poi la possibilità sicuramente di caricarla in garage, quindi di tenerla sempre collegata alla presa di ricarica in corrente alternata, che sia wallbox o carichino, e in questo modo potreste sfruttare il preriscaldamento dell'abitacolo e il preriscaldamento della batteria, su cui ho visto ci sono tante cose da dire e c'è tanta confusione, per cui sulla batteria e sul preriscaldamento, in particolare di Puma Genie, farò un video dedicato, quindi state sintonizzati. Perché appunto se precondizioniamo l'abitacolo sfruttando il fatto che è collegato alla presa di ricarica e precondizioniamo la batteria con la presa di ricarica, appunto con il collegamento dell'auto alla presa di ricarica, noi partiamo con l'auto che è già pronta, quindi già con l'abitacolo riscaldato, e quindi poi deve essere solo mantenuto dal sistema di condizionamento dell'auto alla temperatura giusta, e soprattutto la batteria parte già condizionata. Siete già avvantaggiati da questo punto di vista, perché l'auto per strada non deve consumare energia in più per preriscaldare la batteria perché l'ha fatto prima in garage. Quindi anche queste sono le variabili che entrano in gioco sui consumi di energia elettrica della batteria. Quindi capite, le condizioni di lavoro sono diverse, le variabili in gioco sono tante, come vi dicevo, basta cambiare qualcosina, per cui io potrei riscontrare un consumo di 10 kWh in 100 km e magari voi 20, e dopo vi venite a lamentare con me perché io ho fatto la prova e quindi l'ho fatta male. Quindi una prova del genere non la farò mai, perché appunto non è prevedibile benissimo il consumo in maniera banale come in un'auto termica, e quindi poi l'autonomia. Posso dirvi però quello che ho riscontrato io in questi mesi di utilizzo. Io l'auto l'ho presa in autunno, quindi sto affrontando l'autunno e quindi l'inverno. Faccio un percorso quotidiano di circa 50 km. In questo percorso quotidiano di 50 km più o meno tengo una media di circa 50 km orari, quindi sostanzialmente in extraurbano. L'auto è in garage, quindi io ce l'ho in garage, la carico in garage col carichino, con la funzione di precondizionamento della batteria e dell'abitacolo. Praticamente al 90% delle volte parto già precondizionato, e devo dire che i consumi si attestano. Per quanto riguarda la prima parte dell'autunno, dove le temperature erano abbastanza miti, intorno ai 10-15 gradi, avevo visto che l'auto, sul percorso che faccio io in questa modalità di lavoro, siamo sui 7,6 km ogni kilowattora, che sarebbero circa 13 kWh ogni 100 km. Poi andando verso l'inverno i consumi sono cominciati ad aumentare, le temperature si sono abbassate, quindi invece della fascia 10-15 siamo passati nella fascia 5-10 gradi, e i consumi sono passati a 7,1
km ogni kilowattora, per poi arrivare anche a 6,5, 6,6 km ogni kilowattora sullo stesso percorso, nelle stesse modalità, tenendo una temperatura dell'abitacolo, dipendeva un po' dalle giornate, tra i 20,5 e i 21,5, e come vi dicevo preriscaldando l'abitacolo e la batteria. Mentre andando verso proprio l'inverno, quindi ghiaccio, temperature che vanno dai -4 ai 5 gradi, quindi nella fascia intorno allo zero, i consumi sono cominciati ad aumentare ancora, fino ad arrivare anche l'ho vista, un 5,5 km ogni kilowattora, quindi siamo circa sui 17-18 kWh ogni 100 km. Quindi i consumi sono passati, diciamo, dall'autunno che ero sui 12-13 kWh ogni 100 km l'inverno dalle mie parti, appunto intorno ai -4 fino ai 5 gradi, diciamo, che è passato anche a 17-18 kWh in 100 km. Se facciamo i conti, in questo passaggio da 13 a 18 siamo circa un 40%, 35-40% in più di consumi. Ok? Questo è il mio verdetto, e quindi se fate i conti sull'autonomia, l'autonomia partendo già anche con un 13 kWh in 100 km per poi arrivare fino a 18, l'autonomia non è sui 370 km come dichiarato, è più bassa. Vi posso dire che l'indovinometro, quello che c'è sul cruscotto e che vi dice sostanzialmente, vi fa vedere sostanzialmente quale potrebbe essere la vostra autonomia residua, basata appunto, poi vi dico su cosa secondo me. Io l'ho visto a 320 km di autonomia con 80% di batteria appena portato a casa, quindi appena portato a casa con l'80% di batteria l'indovinometro segnava 320 km. Poi man mano che sono andato avanti col tempo e l'ho utilizzato l'auto, sono andato verso l'inverno, ho visto delle mattine, io caricata all'80%, l'indovinometro segnava 200 km. L'indovinometro è chiamato così appunto perché non sempre ci indovina, però ci va abbastanza vicino, e io ho intuito, ho provato a fare anche due conti, che lui calcola l'autonomia residua in base, mescolando, diciamo, l'ultimo percorso che avete fatto. Gli ultimi chilometri saranno circa 500-1000, quindi cerca di stimare in base alla storia che avete fatto, intorno ai 500-1000 km secondo me va a guardare quello che si è consumato, e poi cerca di correggere il tiro in base alla temperatura a cui ci si trova in quel determinato momento, quindi non ci sbaglia tanto, quindi effettivamente sono abbastanza realistici qui, abbastanza, prendiamolo con le pinze. Dovete sempre un po' conoscere, imparare a conoscere l'auto. Se un po' in base al vostro percorso, in base al vostro stile di guida e in base alla temperatura, questo lo imparerete strada facendo, potete prevedere il consumo, diciamo, di medio di energia elettrica. Io, come vi ho detto nel precedente video, ho messo il consumo in chilometri su kilowattora perché così mi permette di fare un conto molto veloce. Se ad esempio prevedo che in autunno faccio, per esempio, sui 7 km ogni kilowattora, con questo valore, sapendo che la carica della batteria è 43 kWh, se la carico all'80% faccio questo semplice conto, 0,8 che sarebbe l'80% per 43 per 7, che è il consumo che io prevedo perché sento che sarà quello, perché ormai ho imparato a conoscere l'auto, e così tiro a indovinare io quale potrebbe essere l'autonomia senza guardare l'indovinometro che potrebbe anche sottostimare o sovrastimare l'autonomia. Quindi questo è il concetto. Sono partito con l'indovinometro a 320 appena portato a casa in questo autunno e l'ho visto arrivare a 200 con la stessa percentuale di batteria, e possiamo dire che è abbastanza, ripeto, veritiero. Quindi questo è il mio verdetto, il mio pensiero sull'auto elettrica, sui consumi dell'auto elettrica, quello che ho detto su Puma Gen-E, perché effettivamente l'auto che ho si può benissimo estendere a tutte le altre auto elettriche, il concetto è lo stesso. Quello che vi dico io, il mio pensiero, è non fissatevi con questa autonomia, perché se vi siete fissati fin dall'inizio con l'autonomia vuol dire che avete sbagliato l'auto, non fa per voi assolutamente, dovevate prendere un'altra auto. Se siete dei viaggiatori, fate tanta strada e avete questo pensiero, lasciate stare l'auto elettrica, e maggior ragione anche Puma Gen-E, perché non ha una batteria chissà che capienza. Se però fate la strada sui
50-100 km al giorno va benissimo, è la strada che mediamente faremo tutti noi, è che magari siamo abituati all'auto termica, facciamo il pieno e ci vediamo scritto 1000 km di autonomia, abbiamo questa abitudine. E il consiglio che vi do, che vi ho già detto milioni di volte, non aspettate che la batteria si scarichi completamente, caricatela quando è possibile, sempre. E il vantaggio dell'auto elettrica è caricatela a casa, perché se la caricate in giro e non avete abbonamenti particolari, i costi sono molto elevati e conviene quasi andare via diesel, con diesel, oppure meglio ancora col GPL. Questo è il mio pensiero. Di cosa vi parlerò nei prossimi video? Allora, nel prossimo video faremo una prova su strada dove vi farò vedere nel dettaglio le modalità di guida di Puma Gen-E, quindi passando dalla normal, la eco, la sport, la bassa aderenza e soprattutto la one pedal e la modalità da L, che nessuno ancora ha capito cosa serve. Io l'ho capito, poi adesso magari pian pianino lo scoprirete. Quindi rimanete sintonizzati e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!